Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Siamo alle porte della primavera, la stagione sta ricominciando alla grande. Oggi sono qui per parlarvi di un prodotto di cui perlomeno su YouTube non si è parlato moltissimo. Perlomeno su YouTube vedo recensioni prettamente di qualche negozio straniero. È stato presentato ad EICMA di quest'anno, però è un prodotto nostro, un prodotto italiano, e quindi non possiamo che parlarne noi. Un vero e proprio gioiello di tecnologia, è rigorosamente made in Italy, made in X-Lite Nolan Group X552, nuovo casco adventure, un vero e proprio gioiello di tecnologia. Sigla, adesso lo scopriremo insieme. Adesso vi mostrerò l'X552 della colorazione che ho scelto io. Ditemi voi se non è un'opera d'arte questa qua. Il mio ha anche una visiera silver, di default esce con una visiera neutra, con ovviamente il pinlock, ma adesso andiamo a vederlo approfonditamente in tutte le sue parti. Iniziamo subito col dire che l'X552, come dice anche il nome, è il successore dell'X551 GT. X-Lite non usciva con un prodotto nuovo nell'ambito Adventure Touring da diversi anni e devo dire che l'attesa ne è valsa assolutamente la pena. Come andremo a vedere tra un po', X-Lite ha racchiuso in questo prodotto dedicato appunto alla strada, ma anche a chi ama fare dell'off-road, tanta se non tutta o gran parte della tecnologia che ha sviluppato in questi anni nelle corse tra MotoGP e Superbike. Voi mi direte, ma come, in un casco rivolto a chi fa strada c'è la tecnologia che si sviluppa in pista? Vi dirò, per tanti versi sì. Adesso, man mano che vi spiegherò i dettagli di questo prodotto, capirete perché vi dico questo. Il casco ovviamente è in fibra ad alto contenuto di carbonio, pesa 1450 grammi, senza accessori. Con gli accessori, ovvero col sistema di comunicazione Encom, per cui il casco ha anche la predisposizione, il peso arriva a 1640 grammi. Iniziamo a scoprire i dettagli di questo prodotto. Il casco presenta due prese d'aria, una presa d'aria qui sul mento e una qui in alto. Nella parte posteriore del casco ovviamente c'è l'estrattore. È possibile rimuovere anche questa parte del casco, le viti laterali sono a sgancio rapido, questa qui in alto invece è una vite che è possibile svitare banalmente con le mani. La visiera è ultra wide e ovviamente è presente il pillock. Il pillock che cos'è? Il pillock è una membrana che evita l'appannamento sia nei periodi freddi sia nei giorni uggiosi o anche quando c'è banalmente uno sbalzo di temperatura. Perché vi dico che c'è tanta tecnologia che è sviluppata anche in pista? Perché vediamo anche qui la presenza di un paranaso e oltre al paranaso sono presenti degli sganci rapidi dei guanciali che in caso di soccorso basta tirare qui sotto e il guanciale viene sfilato e rimetterlo è un attimo, si rimette in un attimo. Quindi una volta che arrivano i soccorsi e vi sfilano i guanciali è più semplice estrarre il casco a quello che è in quel momento il biker che ne ha bisogno. Rimontarli è un attimo, che si fa ripassare la cinghia qui, si fa scivolare banalmente il guanciale all'interno del casco ed ecco qua, abbiamo sistemato nuovamente il guanciale del casco. Quindi abbiamo detto paranaso, guanciali con lo sgancio rapido, guanciali che tra l'altro una particolarità, come optional si può scegliere lo spessore dei guanciali, viene fornito con uno spessore standard, possibile trovare come optional guanciali small o guanciali large, proprio perché a seconda del viso che uno ha il casco calza proprio a pennello. Altra tecnologia derivata dall'ambito corse, l'abbiamo visto nel 1500, l'abbiamo visto nel 903, lo vediamo anche nel 552. Che cosa? La cuffia regolabile internamente. Praticamente si sfila la parte interna della parte di dietro della cuffia e banalmente all'interno della cuffia c'è questa stringa, questa bandella scorrendo avanti e indietro fondamentalmente fa sì che la parte alta della calotta riesca proprio ad aderire al vostro cranio e quindi a seguire la forma della vostra testa. Io adesso ce l'ho al terzo foro, adesso lo rimetto a posto, lo risistemiamo e proseguiamo con la recensione. La cuffia interna, anche lì derivata dal reparto corse, oltre ad essere regolabile è composta di filamenti in carbonio. Ciò permette di sfoderare il casco, lavarlo a mano, ovviamente non in lavatrice, si lava a mano, si lascia asciugare, si rimonta ed è tutto
tutto come prima, anzi meglio di prima. Ovviamente presenta un visierino parasole che è attivabile tramite questo cursore. Facendolo scorrere la linguetta verso l'alto, la visiera scenderà, tirando giù la linguetta la visiera salirà. La chiusura è estremamente sicura perché è quella a 2 anelli e anche qui derivata dal reparto corse. Praticamente si fanno entrare la cinghia qui, 1, 2, si regola e poi si può bloccare la parte che avanza della cinghia in questa maniera. Rimuovere la parte alta del casco è estremamente semplice, presenta 2 viti, una e una 2 ai lati e una vite qui in alto, basta svitare qualche secondo, tac, e viene via la parte superiore. È un vero e proprio casco racing in questa maniera, guardate qua, senza quella parte lì. È estremamente accattivante come casco, guardate com'è contenuto. Era difficile migliorare altri aspetti, come ad esempio la semplicità nello sganciare la visiera, ma gli amici di Nolan X-Lite sono stati in grado di migliorare anche questo. Guardate che semplicità nel rimuovere una visiera. Si porta la visiera nella posizione più in alta, si preme questo pulsante e la visiera si è staccata. Si riposiziona la visiera, si tira giù e la visiera è a posto. Ovviamente abbiamo detto all'interno è presente il pillock, la visiera può essere chiusa in una maniera abbastanza soft oppure premendo un po' più a lungo la si blocca e si evita le aperture accidentali. Le prese dell'aria che prima erano un po' coperte da questa parte del casco sono una e 1, 2. Qui adesso è aperta, così è chiusa e così è aperta. Nella parte posteriore, come vi dicevo prima, è presente un estrattore d'aria che permette una circolazione ottimale all'interno del casco. Un'altra cosa che ormai è quasi inutile sottolineare, visto che Nolan X-Lite è da anni che ce l'ha, ai lati del casco, all'altezza degli occhi, ci sono degli appositi spazi contrassegnati appunto con la forma dell'occhiale, dove è possibile infilare le aste dei propri occhiali, in maniera da avere comfort anche quando si è in guida. Credo di aver detto tutto su questo che è un vero e proprio gioiello. Nolan ci ha fatto attendere un po' prima di uscire con un casco Adventure Touring, ma credo che tutta l'attesa ne sia valsa assolutamente la pena. Dal vivo è veramente un'opera d'arte e all'interno c'è tanta tecnologia. Le colorazioni ne sono varie, ce ne sono più di una dozzina e quindi troverete sicuramente la colorazione che più si addice al vostro mezzo, al vostro abbigliamento, al vostro gusto. Spero di essere stato chiaro, di aver fugato eventualmente i vostri dubbi. Se ne avete, nei commenti ditemi cosa non vi è chiaro e cercherò per quel che posso di darvi una risposta, una spiegazione. E adesso ragazzi, mentre andiamo verso casa, iniziamo a capire anche dove mettere il microfono su questo casco che è totalmente diverso dagli altri. Per ora l'ho annegato in mezzo a un guanciale, vediamo se questa posizione può essere buona per quel che riguarda fare motovlog, quindi vediamo un po' come va. Se funzionasse sarebbe tanta roba perché è comodissimo lì. Se adesso si corre diretti a casa, ne abbiamo un po' di strada da fare, dopodiché doccia, scarichiamo i video e iniziamo a lavorare sul montaggio. La giornata è splendida, c'è un sole fantastico come vedete. Il video di oggi si conclude qui, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!